Carpaccio a Venezia, la Berma in Phèdre, capolavori d'arte pittorica o drammatica, che il prestigio di cui godevano rendeva dentro di me così vivi, vale a dire così indivisibili, che se fossi andato a vedere dei Carpaccio in una sala del Louvre o la Berma in un qualche pièce a me ignota, non avrei più sperimentato la stessa deliziosa stupefazione di poter infine aprire gli occhi all'unico e inconcepibile oggetto di migliaia e migliaia dei miei sogni. Così Marcel Proust, nella ricerca del tempo perduto, il grande romanzo del Novecento, ci racconta l'inscindibile unità tra l'opera d'arte e lo spazio che l'accoglie. Per questo motivo Vittore Carpaccio ci manda in estasi a Venezia con le storie dei santi dipinte nei primi del Cinquecento nella scuola di San Giorgio degli Schiavoni, e Madame Berma, personaggio della fantasia di Proust forse ispirato alla mitica Sarah Bernhardt, ci ipnotizza quando recita nella Fedra, la tragedia seicentesca firmata da Jean Racine. Il tema qui proposto non è solo un vezzo da dandy parigino, perché puntualmente si presenta ogni volta che visitiamo un nuovo museo. E il progetto qui analizzato porta senza dubbio un contributo molto qualificato alla discussione. Siamo a Laon, cittadina di 40.000 abitanti del nord della Francia, dipartimento Pas-de-Calais, a circa 200 km da Parigi e 140 da Bruxelles. Un paesaggio di pianura coperto da un cielo grigio, teatro di molte storie d'Europa. Dalle guerre mondiali alla massiccia dismissione degli insediamenti industriali attivi nel secolo scorso, che hanno lasciato le nere dune di carbone come ruderi di un'archeologia della modernità. E questa è la sala principale della sede decentrata del Museo del Louvre, inaugurata nel dicembre 2012, nella quale per un anno intero abbiamo ammirato lo splendido ritratto a mezza figura di Baldassarre Castiglione, che Raffaello dipinse a Roma nei primi del Cinquecento. Un po' stupito, stretto nell'intensa espressività che l'amico pittore gli ha donato, l'illustre mantovano sembra dire: «Che ci faccio qui?» Il quadro è a Mantova, agli inizi del Seicento, ma dopo aver girato i mercati d'arte d'Europa giunge a Parigi nella ricchissima collezione del cardinale Mazzarino, che alla fine del XVII secolo contava più di 500 pezzi, la maggior parte dei quali, dopo la morte del potente diplomatico, furono incamerati prima da Luigi XIV per poi finire al Museo del Louvre dopo la rivoluzione del 1789. Lo straordinario dipinto di Raffaello è temporaneamente a Laon, nella Grande Gallerie di questa nuova sede del Louvre, in cui alcuni eccezionali capolavori conservati nella casa madre ruoteranno con inediti accostamenti, rispettando l'ordine cronologico segnato dalle date impresse in leggero rilievo su una delle pareti metalliche laterali. La galleria è libera da pilastri ed è illuminata solo dall'alto da un doppio soffitto che diffonde la luce naturale e artificiale nello spazio espositivo, attraverso il ritmo e l'elegante disegno delle travi. Gli autori del progetto di questo museo, vincitore di un concorso pubblico, sono gli architetti Kazuo Sejima e Ryue Nishizawa, insieme a Tim Kubert e alla paesaggista Catherine Mosbach. E la qualità principale di questo spazio non risiede nei suoi quasi invisibili elementi materiali, bensì è da ricercare nell'atmosfera magicamente creata dalla luce, che sospende letteralmente le opere d'arte e ne riflette le impalpabili ombre sulle pareti metalliche. Terminata la visita alla Grande Gallerie da un Raffaello fino a un Delacroix, entriamo nel Pavillon de Verre, uno spazio più piccolo, completamente trasparente ai lati e opaco in alto, dedicato ad esposizioni tematiche, dove i quadri trovano posto all'interno di due grandi cilindri bianchi, mentre le sculture, accostate alle pareti vetrate a tutta altezza, sembrano proiettarsi nel parco. Il museo è organizzato in una serie di
parallelepipedi accostati tra loro alle punte, secondo allineamenti definiti da leggere inclinazioni. Al centro troviamo una hall d'ingresso trasparente, con una pianta di circa 70 x 60 metri, segnata da esili pilastri bianchi, in cui fanno mostra le bolle vetrate che ospitano la libreria, la caffetteria e altri spazi di servizio al museo. Mentre completano l'edificio, dalla parte opposta della Grande Gallerie, altri due ambienti. Una galleria di 80 metri di lunghezza per le esposizioni temporanee e un volume più piccolo dove è sistemato un auditorium per 300 persone. E non vanno dimenticati i sotterranei, perché nel piano destinato ai servizi igienici, tallone d'Achille di molte architetture museali vecchie e nuove, il visitatore attraversa una spettacolare balconata affacciata sui depositi delle opere d'arte. Infine, a tutto ciò va aggiunto il disegno del parco, impostato su un percorso pedonale di 5 km, che parte idealmente dalla stazione ferroviaria di Laon e sembra porgere su un leggero rilievo il basso profilo del museo, le cui pareti di pannelli di alluminio quasi si confondono con il cielo. Tutto attorno un tappeto verde si alterna alle piattaforme in cemento, segnate da una serie di tagli e motivi curvilinei dai quali il prato affiora, formando anche sorprendenti cunette, in un doppio dialogo intrecciato con la contemporaneità degli spazi interni del museo e con le dune di carbone che poco lontano rappresentano la memoria di questo territorio. Torniamo all'interno del museo, di fronte al ritratto di Baldassarre Castiglione, che continua a parlare. Ora sta citando un passo del suo famoso libro Il cortegiano, dialogo filosofico sul modello ideale di vita in una corte rinascimentale, pubblicato nei primi anni del Cinquecento. Nel descrivere un comportamento perfetto, così egli si raccomanda: fuggir quanto più si può e come un asperissimo e pericoloso scoglio la affettazione, e per dir forse una nuova parola, usare in ogni cosa una certa sprezzatura che nasconda l'arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi. Da questo credo io che derivi assai la grazia, perché delle cose rare e ben fatte ognun sa la difficoltà, onde in esse la facilità genera grandissima maraviglia, e per lo contrario il sforzare e, come si dice, tirar per i capegli, dà somma disgrazia e fa estimar poco ogni cosa, per grande che ella sia. Sarà pur lontano dalla sua terra, ma il nostro cortegiano ci sembra più che felice, perché lo spazio che oggi conserva il suo magnifico ritratto evidenzia proprio quella sprezzatura che lui stesso ha definito. Una virtù che non solo appartiene al progetto dell'architettura del paesaggio, ma che è contenuta nella storia stessa di questa impresa culturale, destinata a sviluppare l'economia di un territorio abbandonato dall'industria. Un grande museo decide di aprire una sede distaccata, indice un concorso, sceglie il vincitore, costruisce il progetto, porta al suo interno una serie di opere d'arte di pregio e alla fine, dopo quasi 3 anni, anche il bilancio economico risulta positivo. Dunque una lezione di architettura contemporanea che dedichiamo anche a quanti si occupano di valorizzazione dei beni culturali e di economia dell'arte, con un pensiero rivolto ai musei italiani, relitti prossimi al naufragio, con le stive colme di preziosi.